Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario e le tendenze energetiche disponibili per il lavoro e l'economia del primo semestre 2026. Ok, abbiamo la carta della temperanza, ragazzi. È un periodo probabilmente dove si cerca il riequilibrio, normalmente è un riequilibrio psico-emotivo. È una carta che indica una certa lentezza nel movimento del periodo ed è anche una carta che indica guarigione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione c'è anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono 3, uno di metafisica, uno di tarocchi e uno di numerologia, e in più trovate anche i link per il corso di tarocchi intuitivi che inizierà a gennaio 2026, è un corso di livello intermedio e ho pubblicato ultimamente anche un corso fast, un corso veloce per iniziare ad approcciarsi alla cartomanzia. È un videocorso, anche quello ha la sua playlist. Bene, andiamo a vedere le energie disponibili per il primo semestre 2026 per il lavoro e il denaro. Abbiamo un re di bastoni, sei di bastoni, 5 di bastoni, 9 di coppe, cavaliere di spade, asso di spade e sole. Ok, bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento più importante del semestre e in un secondo momento andiamo a vedere come si svilupperanno le cose mese per mese. Vi ricordo che questa è una di 4 letture che ho pubblicato per il 2026, le altre 3 le trovate nella playlist dell'oroscopo annuale e stagionale. Ok, partiamo con questo re di bastoni. Temperanza e 7 di spade. Datemi una carta per il 7. Abbiamo un 9 di bastoni. Andiamo a vedere anche il 6 di bastoni. Imperatrice e cavaliere di coppe. Dunque ragazzi, qui abbiamo questo re di bastoni che secondo me rappresenta come una posizione ben determinata da parte vostra. Con queste carte ho la sensazione che siate tipo guardinghi, cioè che siate in una fase dove ve la prenderete con calma, osserverete e io credo che ci sarà anche una parte di voi che farà finta di arrendersi. Ho come questa sensazione. Cioè, probabilmente vi direte determinate cose, tipo
non lo so, non ce la faccio, tutte quelle cose che dico spesso di scarso amor proprio. Però io credo che sia più un momento per creare come pace piuttosto che la vostra reale intenzione, quella di arrendervi. Cioè è più come se, non lo so, ci fosse qualcuno intorno a voi e voi diceste ma sì, no, non ti preoccupare, lascia stare, non è così grave, però in realtà vi brucia dentro. Un po' come questa sensazione. Diciamo che con questo 6 di bastoni vi sento un po' alla riscossa. Qui abbiamo anche l'imperatrice e un cavaliere di coppe. Non vi nego che potrebbe esserci un'ufficializzazione grazie a questo 6 di bastoni come un riconoscimento. Andiamo a vedere il 5 di bastoni, 8 di spade e mago. Mm. 5 di bastoni mi dice che ci sono come dei conflitti interni da parte vostra, avete anche un 8 di spade, come se non riusciste a vedere le cose in modo chiaro. L'8 di spade è una carta di autosabotaggio, è una carta rappresentata da una figura bendata, come se non si riuscisse a vedere chiara una situazione o non si riuscisse a vedere bene un determinato tema. Abbiamo anche poi un mago al contrario che mi dice che questo vi porterà come a un tentennamento sul decidere che cosa fare, insomma. Andiamo a vedere 9 di coppe. Cavaliere di bastoni e 3 di bastoni. Sento che c'è un progetto, c'è come qualche cosa che bolle in pentola, sinceramente. Può essere che appunto non sappiate 6 di pentacoli, 5 di coppe. Può essere che non sappiate bene da che parte dirigervi con questo 5 di bastoni, probabilmente ci sono delle valutazioni da fare e ho come la sensazione che facciate un po' fatica con questo 8 di spade e anche con il mago al contrario. Però poi arriva un 9 di coppe, ragazzi. Il 9 di coppe è una carta di appagamento, di completezza, di pienezza. E con questo 3 di bastoni sento che qualcuno inizierà come a fare dei progetti al futuro. Probabilmente qui c'era un momento di conflitto, o meglio detto, ci sarà un momento di conflitto, però io ho anche la sensazione che questo vi servirà per prendere poi un po' di spinta. Notate che qua abbiamo 1, 2, 3 cavalli tutti di fila, vabbè c'è anche l'asso di spade in mezzo, però comunque quando c'è un cavallo si parla di movimento, di spostamento. Andiamo a vedere questo cavaliere di spade. Due re, re di bastoni nuovamente e re di coppe. Può essere che questo momento di attrito sia tra voi, perché il re di bastoni potrebbe rappresentare voi in quanto Sagittario, e un altro re, un re di coppe. Ora, se avete soci potrebbe essere il socio, se avete qualcuno a cui fate riferimento quando dovete fare qualche cambio nel lavoro potrebbe essere questo qualcuno, magari un capo. 5 di bastoni di nuovo. Andiamo a vedere l'asso di spade. Asso di bastoni, quindi un altro asso. E asso di spade. Tre assi, ragazzi. Quindi o sì qualche cosa inizia, eh? Diciamo che con due assi di spade potrebbero o venire fuori a galla queste bugie del 7 di spade o questa falsa visione della realtà dell'8 di spade. Diciamo che avete anche un asso di bastoni, che è proprio la carta che mi dice che avrete grinta per iniziare qualche cosa di nuovo, che ci sarà questa intenzione. È come se nella seconda parte della lettura ci fosse una sorta di accelerazione rispetto a questa prima parte
per andare verso l'obiettivo che voi volete raggiungere. Andiamo a vedere il sole. Sette di bastoni e 2 di spade. Voglio una carta per i 7 di bastoni. Fante di bastoni. Allora, il fatto che ci sia il sole alla fine della lettura, secondo me, indica come una nuova chiarezza mentale. Avete anche 2 assi di spade, anche questi sono carte che appunto parlano di chiarezza mentale. E credo che da un certo punto in poi ve ne fregherete un po' di queste lotte, di queste divergenze, di queste differenze e inizierete ad agire per quello che è il vostro sentire, la vostra essenza, la vostra chiarezza mentale, se vogliamo. Può essere quindi che il primo periodo, il primo semestre del 2026 sia un momento dove, avendo questa temperanza, ci sia bisogno come di portare pazienza per capire come si muoveranno gli eventi. Cioè, sento che soprattutto l'inizio del periodo, secondo me, potrebbe essere un po' più lento. Ora andiamo a vedere per le persone che sono senza lavoro, ovvero i disoccupati. Ci sono tanti assi, effettivamente secondo me può iniziare un qualche tipo di lavoro. Se ve lo devo dire sinceramente, non ci sono carte di contratti, ragazzi, quindi o potrebbe essere un lavoro in sordina, così diciamo, non regolamentato. Ehm, Oppure come se fosse una promessa di lavoro, cioè ormai siamo a fine anno, nel momento in cui io sto pubblicando la lettura, e quindi può essere come che non si veda ancora questo movimento, questo accordo, diciamo così, ma io ho la sensazione che arriverà una bella offerta. Spero entro il 2025, così almeno inizierete già l'anno con un po' più di allegria, se doveste trovare lavoro, insomma. Dopo andiamo a vedere mese mese, quindi riesco magari a darvi qualche indicazione in più. Però secondo me sì, può iniziare qualche cosa di nuovo, potrebbe essere qualche lavoro legato ai bambini, potrebbe essere qualche lavoro che vi offre un familiare, quindi potrebbe essere un fratello, un genitore, per qualcuno qualche zio, zia, che magari hanno un'azienda propria, oppure potrebbe anche essere che loro lavorano in un'azienda dove hanno bisogno di personale, quindi fan passare il vostro curriculum. Quindi diciamo non ci sono carte di contratti, però sì che ci sono carte di avanzamento, di inizio, di riconoscimenti. Potrebbe essere come un preaccordo per un inizio magari in un secondo momento. Per le persone che sono occupate, allora, io ho la sensazione che se state aspettando un aumento di livello, un cambio di ruolo, qualche tipo di responsabilità aggiuntiva nel vostro lavoro, sento che arriverà nel primo semestre del 2026. Quindi potrebbe esserci quella promozione che aspettate da tanto, quel progetto che vi viene dato, a cui aspirate da molto tempo, cioè sento come se ci fosse effettivamente qualcuno che vi dà una pacca sulla spalla e vi dice bravo o brava, ti sei meritato l'aumento di stipendio, oppure ti sei meritato questo ruolo, oppure potrebbero proprio arrivare e dire sento che sei la persona migliore per ricoprire questo ruolo, no? Comunque, sento che c'è come una sorta di esplosione, letteralmente. Quando c'è la carta del sole si parla di crescita, di abbondanza, di prosperità. Quindi, secondo me, potrebbe esserci anche un qualche ripercussione dal punto di vista del denaro, che dopo andiamo a vedere. Però ecco, è come se ci fosse un nuovo Sagittario alla fine del semestre, più deciso, con le idee più chiare, con più voglia di fare, con più voglia di muoversi,
che va dritto verso i propri obiettivi. Può essere che, sì, insomma, che il lavoro vi arrivi, ma che all'inizio, essendo magari un ruolo nuovo, siate un po', come dire, partiate un po' con il passo felpato, no? Cioè, bellissimo tutto l'entusiasmo, la chiarezza mentale, però poi quando vi ritrovate davanti al lavoro dite no, aspetta un attimo, io però non l'ho mai fatto, andiamo con calma. Ed è probabilmente anche per quello che qui avete la pazienza, perché si tratta proprio di prendersela con calma. Mm? Se per caso non vi trovaste bene nel vostro lavoro, io credo che anche qui ci potrebbe essere come una proposta alternativa o comunque la vostra volontà di andare a ricercare altro. Vi dico che se così fosse, se voleste effettivamente cercare altro, nonostante la bella offerta che vi potrebbe arrivare, secondo me, verso la fine del periodo, potreste decidere di o inizia qualche cosa di nuovo, perché qui comunque con il Cavaliere di Spade vi sento ben propensi, proiettati verso questo qualche cosa di nuovo. Vi dirò, secondo me c'è qualche familiare stretto che vi aiuta. Fatemelo sapere poi nei commenti, magari verso marzo, aprile, così provate a riascoltare la lettura e provate a scrivermi nei commenti. Perché secondo me è una persona che è molto vicino a voi, che vi aiuta non solo da un punto di vista pratico nel trovare appunto il lavoro, ma proprio da un punto di vista morale. Per le persone che sono autonome, secondo me ragazzi potrebbe arrivare una bella e nuova collaborazione che vi darà una di quelle spinte in avanti che voi neanche immaginate. Dovrete, come dire, avere mille occhi per cercare di tenere tutte le redini del gioco, però vi darà una carica questa cosa qua. Secondo me potrebbero esserci nuove collaborazioni, nuovi clienti, nuovi contratti, un cliente gigante che beccherete e che vi darà non poche soddisfazioni. Quindi è un periodo comunque tutto sommato piuttosto positivo. Se dovessimo parlare di soldi, ecco, forse qui arriva un pochettino la nota dolente. Cioè, mm, avete bisogno un attimino nel prossimo semestre di fare dei conti proprio specifici, non tanto a consuntivo, cioè dopo che li avete spesi, ma prima di spenderli. Fatevi una specie di prospetto dove prendo X sono per le spese, Y è per le bollette, per esempio, un'altra parte è per gli imprevisti, che ne so, cioè è come se aveste bisogno di gestire meglio la parte economica. E soprattutto se siete giovani, ipotesi, sì, sento come se ci potesse essere qualche difficoltà nel gestire il denaro, non nel senso che voi siete, abbiate difficoltà, ma nel senso che ci saranno come varie spese e dovrete capire quale pagare prima, quale può aspettare. Sinceramente non vedo per adesso grosse somme di denaro che entrano, non vedo neanche grosse uscite, più che tutto ecco questa come capacità di gestione che sarà un po' messa alla prova, però tutto sommato, ripeto, finite col sole, quindi siete abbastanza benedetti. Se per caso aveste degli investimenti già in piedi, allora, se sono investimenti passivi, non sento che daranno tutto quel grande frutto in questo periodo, ma penso che sia parte del gioco. Cioè, sapete, no? Come quando si gioca in borsa, ci sono dei momenti in cui la borsa scende, non è che per quello uno ci perda. Aspettando, ovvero nel lungo periodo, la borsa tende sempre un po' a salire, un po', eh. Poi io non sono una, come vi posso dire, una borsista, un azionista, non sono una persona che gioca in borsa, quindi
so più o meno perché qualche cosa seguo, ma non sono un'esperta, quindi piuttosto fatevi consigliare da qualcuno di esperto del settore, perché secondo me, primo dovrete essere un po' più presenti nei vostri investimenti, anche se sono investimenti passivi, cioè non vale fare l'investimento e poi dimenticarsi, dire ma sì, tanto lavora da solo. No, è come se avessi l'impressione che deve essere monitorato. E, e secondariamente, appunto, c'è come da avere questa visione nel lungo periodo, qualsiasi sia il vostro tipo di investimento, potrebbe anche essere una casa, per esempio, che subito non vi dà i frutti, magari non riuscite ad affittarla subito o a venderla per dire, e qui vi invitano comunque ad avere un po' di pazienza, ragazzi. Bene, andiamo a vedere come si sviluppano le energie mensilmente. Abbiamo il matto, un cavaliere di coppe, un 6 di spade, eremita, cosa ho visto? Fante di bastoni che avete già qui. E asso, un'altra volta un asso, ragazzi, asso di spade. Allora, qui è facile, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno. Quindi a gennaio c'è questo matto, c'è questo salto di fede, c'è questo nuovo inizio, come vi ho detto prima, no? Qui avete una marea di assi e di carte che mi indicano i nuovi inizi. Febbraio abbiamo questo cavaliere, scusate, questo fante di bastoni, scusate, di coppe, stavo guardando il re di bastoni. Ho l'idea che questo nuovo inizio potrebbe essere veramente a gennaio, essere un attimino spaesati, rivedrei queste carte qui nel fante di coppe, come se non foste tanto pratici di questo nuovo ruolo, di questo nuovo reparto, di questo nuovo incarico che vi hanno dato, potrebbe anche essere il nuovo lavoro. Quindi vi dico, con il fante di coppe ci potrebbe essere come il rischio di peccare un po' di ingenuità. Marzo abbiamo questo 6 di spade e credo che ci sia come questo lavoro di chiarezza mentale da dover fare, perché 6 di spade è sempre la carta che ci parla delle credenze limitanti, di quello che noi crediamo essere reale o crediamo essere la verità, però è una nostra credenza, non è detto che gli altri credano la stessa cosa. Insomma, c'è un po' di, secondo me, lavoro introspettivo, la forza. C'è come appunto dicevo del lavoro introspettivo da fare e lo vediamo anche ad aprile con la carta dell'eremita. Qui qualcuno potrebbe decidere di aprire la partita IVA con questo eremita o comunque di, come dire, fare delle scelte per conto proprio. Effettivamente questo ruolo, questo nuovo ruolo che entra, io sento che è un ruolo di comando, è un ruolo di gestione, è un ruolo alto rispetto ad altre persone. Anche se siete disoccupati, io credo che abbiate abbastanza esperienza da poter essere, per esempio, supervisori o cose di questo genere. Però, siccome non avete, come dire, esperienza non tanto nella materia, ma nell'azienda, potrebbe essere un'azienda che funziona diversamente da quella dove lavoravate prima. C'è come un momento, secondo me, di riflessione qui, ed è anche qui che rivedo un po' la temperanza, sul capire come muoversi al meglio. L'eremita è colui che fa tesoro delle esperienze del passato. Difatti poi qui a maggio abbiamo un bellissimo fante di bastoni, che abbiamo anche qui alla fine di questa lettura, e un asso di spade, quindi un po' queste energie qua si ripetono. Secondo me verso maggio arriverà come una nuova presa di consapevolezza che vi darà questa spinta in avanti. Anche qui abbiamo il sole, come se ci fosse una nuova grinta, una nuova chiarezza mentale, un nuovo ordine a livello di progetti, a livello di priorità. Lo sento un buon periodo, ragazzi. Vi dico, i soldi non abbonderanno
Però è un periodo proprio dove c'è da portare pazienza. Tenete comunque presente che con questo nuovo ruolo, prima o poi, insomma, arriverete ad un punto dove riuscirete a togliervi dei capricci perché ve ne avanzeranno, però non ancora. Non ancora. Anche perché sento che per chi avesse un'azienda autonoma potrebbero esserci come delle spese in più per la pubblicità, per farsi conoscere. Se doveste avere dei progetti, anche qui, io sento che c'è come un'espansione di questi progetti, abbiamo comunque la carta del sole alla fine della lettura e secondo me se è un progetto, diciamo, parallelo al lavoro o comunque alternativo al lavoro, vi darà più soddisfazioni rispetto a quello che è il lavoro. Non vi nego che per qualcuno questi due re potrebbero essere due consulenti ai quali farete riferimento per capire se effettivamente questo progetto che avete vale la pena, diciamo così, se vale la pena investire di più in questo progetto in modo da trasformarlo magari in un vostro lavoro. Sento che è ancora presto per darvi delle belle notizie in questo senso, però quello che sì si vede è che c'è comunque un'espansione, un avanzamento, un andare avanti, ok? Bene, andiamo a vedere qualche oracolo. Poi ne ho un interessantissimo. Rete di telecomunicazioni e qui ci parla dell'estate. Quindi può essere che il primo semestre del 2026 vi serva per creare connessioni o comunque reti con persone valide, cioè io ho come la sensazione che potrebbe essere tipo un test questo semestre, perché effettivamente di personaggi ce ne sono tanti, ragazzi. Ci sono tante persone che potrebbero girare intorno a voi, qualcuno che vi offre delle cose, dei progetti piuttosto che dei ruoli, qualcun altro che vi suggerisce delle idee. E secondo me è molto importante ascoltare un po' tutti e soprattutto stabilire contatti con queste persone perché credo che in estate potrebbero venirvi utili queste conoscenze, ok? Ok, secondo oracolo, questo è un po' particolare, dopo capirete perché. Va bene, le estraggo io. Allora, una. Due. Prendo solo quella che si è girata. E 3. Allora, funziona così. Qui abbiamo 6 potenziali frasi, 3 e 3. Io adesso ve le leggo. Una è sul piano spirituale, l'altra sul piano materiale, poi c'è una sul piano fisico. Quelle rosse sono un'azione da poter, diciamo, intraprendere per smuovere un po' l'energia e questi sotto sono, riguarda la parte mentale, la zona blu, e riguarda come dei pensieri su cui lavorare. Io ve le leggo tutte e 6. Una di queste 6 dovrebbe toccarvi, dovrebbe, come dire, fa scattare qualche cosa che vi fa pensare. Scrivetemelo poi nei commenti se vi risuona. Allora, spirituale, impara o insegna la tua visione diplomaticamente. Quindi si tratta di imparare la diplomazia fondamentalmente. Mentale, sii positivo su ciò che è nuovo e diverso circa le relazioni. È come un creare nuovi equilibri relazionali. Da un punto di vista fisico dice, cresci ed espanditi.
usa un modo non convenzionale e fai un giusto affare. Oh, che interessante! Un modo non convenzionale. Fatemi sapere qual è il modo non convenzionale per voi. Andiamo alla parte mentale. Allora, spirituale. La concessione di talento con cui sperimentare l'equilibrio, e qui abbiamo la temperanza che mi parla di equilibrio, quindi è un po' come se doveste imparare a stare in equilibrio, questo, come se doveste imparare questo talento. Poi abbiamo benedizioni dalle scoperte di cooperazione, anche qui parla, qui era rete di telecomunicazioni, secondo me andrete a collaborare con qualcuno, anche se siete autonomi, c'è una crescita dovuta all'interscambio con qualcuno, che sì può essere un interscambio solo verbale, come vi ho detto prima, qui potrebbero esserci come dei consulenti che vi danno una mano, oppure potrebbe proprio essere un interscambio lavorativo, appunto. Poi abbiamo buone fortune risultanti dall'eccentricità del tuo compagno o dei tuoi compagni. Quindi in questa rete che andrete a creare, queste alleanze, queste conoscenze, potrebbe effettivamente esserci qualcuno, diciamo, un po' eccentrico, e questo potrebbe essere una cosa positiva, è come se vi desse la possibilità di essere visti, mi viene da dire. Andiamo a vedere ancora una fatina, ultimo messaggio. Allora, qui abbiamo motivazione e questa fata vi dice: la primavera sta arrivando e c'è qualche cosa che tu hai minuziosamente pensato e che adesso è ora di iniziare, è ora di diventare impegnati nel realizzare questo qualche cosa. E poi abbiamo questa carta che parla di proteggere i vostri sogni e dice che siete voi i guardiani dei vostri sogni e che finché sono con voi sono al sicuro. Vi dice di tenerli vicino al cuore fino a che non siete pronti per rilasciarli. Io un'altra cosa che potrei aggiungere è, soprattutto se siete vicino a persone boicottanti, cioè nel senso persone che vi ammazzano un po' la poesia, cioè nel senso che vi dicono ma no, figurati se riesci, cioè che vi buttano giù il morale, ecco. Qualsiasi sogno abbiate, evitate di comunicarlo fino a quando il sogno non è in piedi. Cioè, faccio un esempio, avete il sogno di, che ne so, aprire un negozio di fiori, però tutti vi dicono ma dove vai, non sai niente di fiori, ma figurati, i fiori non li regala più nessuno. Cioè, è come se chi avesse persone boicottanti intorno dovesse star zitto fino a quando non c'è il giorno, non c'è l'invito all'inaugurazione del negozio. Non dite che avete cercato il locale, che avete cercato i fornitori, non dite niente fino a quando non c'è proprio il giorno dell'inaugurazione. Perché le persone quando vi danno un consiglio, a parte che molte persone lo danno senza che sia chiesto, però vabbè, però quando vi danno un consiglio perché lo filtrano in base alle loro esperienze, pensano di esservi utile, però in realtà è la loro proiezione. Non è detto che perché una persona è andata male nella sua attività possa andare male anche a me, ok? Amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione, fatemelo sapere sotto nei commenti. Per sostenere il canale date like, mettete hype, iscrivetevi, condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto, magari mettetemelo sul oggetto che mi scrivete per quello. Lo stesso lavoro però lo potete anche fare per conto vostro con le credenze limitanti, scusate, con la sezione degli abbonati, dove anche lì tratto le credenze limitanti e in più ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, come aprire il terzo occhio, lavorare sulla Kundalini, alto astrale, basso astrale, come si vede la vista eterica, come arrivano le visioni. Insomma, c'è un po' tutto quello che è il non tangibile spiegato in modo semplice e tenete presente che sono quasi 30 anni dei miei studi addensati, condensati e messi lì a disposizione in quella sezione per voi.
Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nella playlist con le copertine lilla. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un 2026 super splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!